Ma cosa vi viene in mente? Che cosa non viene in mente? Perché a voi le cose non vengono in mente. Il giorno buono per voi sarà quello in cui le cose vi vengono in mente. Cerco di dire quello che dico senza ridere, malgrado la materia comica, perché non voglio indurre nessuno in tentazione, la tentazione di pensare che ci sia qualcosa di ridicolo in ciò che sto dicendo. Ma intrinsecamente c'è qualcosa di comico in noi, non in ciò che possiamo vedere e pensare, anzi pensare e vedere. I nostri sessi umani, anzi ormai sono passato, non dico più i nostri sessi, dico la differenza dei sessi. Perché se dico la differenza dei sessi è come dire che lì ci sono due poltrone. Io posso sedermi sull'una e l'altro o l'altra sull'altra, ma possiamo scambiarci i posti. Non sono fissato all'essere nato maschio. Diciamo che è andata così e che un certo giorno ha cominciato ad andarmi bene a partire dal momento in cui mi sono distinto per la mia differenza dall'altro donna, non per la mia maschilità e lei per la sua femminilità. Differente da differente. La differenza dei sessi è metafisica, risulta da un atto. E guardate che per cogliere che la differenza dei sessi è metafisica non occorre avere fatto chissà che corsi di filosofia. Basta avere osservato che la pubblicità spesso e volentieri associa un corpo femminile a una BMW. Guardate che quelle erano lezioni di metafisica. La relazione donna-BMW non esiste in natura. È soltanto venuta da metanatura ed è un'invenzione del pensiero che si è inventato il meta rispetto alla natura, perché tutti abbiamo il giorno di chiederci che cosa c'entra la moto con la ragazza. Questa è metafisica. Kant avrebbe potuto chiamarla metafisica dei costumi, ha come scusante da parte sua il fatto che la BMW non esisteva ancora. Diciamo che non aveva ancora abbastanza dati a sua disposizione. Quanto a intendersi di sessi, sorvoliamo, facciamo lo sconto a un Kant che a mio parere non meritava eccessivi sconti. Al di qua dei sessi, della differenza dei sessi, come metafisica risultante da un atto del pensiero, noi abbiamo la più insostenibile teoria, ma incrollabile teoria, e dobbiamo essere capaci di scoprire questa coppia, che ci sono idee incrollabili che sarebbero insostenibili a partire dal momento in cui si cercasse di sostenerle, ossia l'idea, teoria incrollabile e insostenibile che esisterebbe l'istinto sessuale. Questo è fra l'oscurantismo e l'occultismo, decidiamo noi. Diciamo che l'occultismo è più centrato sulla rinuncia al pensiero e sulla rinuncia al pensiero come atto.